Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro o l'uno o Venere in cancro solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere in amore. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, quindi nei prossimi giorni. Andiamo a fare una lettura importante sia che tu abbia una persona nel cuore o che ancora l'amore non abbia un volto. Vediamo cosa sta per arrivare, ok? Allora, andiamo a vedere, mettiamo 5 carte che ti daranno anche la visione mitica, cioè il perché arriva un certo movimento e come interagire al meglio affinché tu possa realizzare sempre più relazioni integre e appaganti, mettendo in luce le tue ombre che sono fondamentali, integrarle, e il terreno di gioco sono le relazioni. Allora, le apro tutte e 5. Evento. Che cosa sta succedendo fuori? Cosa sta succedendo? 6 di bastoni, ok, non commento, le metto prima tutte. Motivazione archetipo, perché succede? La lezione o l'archetipo che guida questa situazione, perché qua siamo stanchi, 9 di bastoni. Terza carta, l'energia che si sblocca. Il diavolone abbiamo qua. Quarta carta, la soglia, il confine, la prova, dove stare attenti, vecchi schemi da riconoscere. Eh sì, il paggio di denari, interessante questo qua. La carta numero 5, la chiusura sciamanica, la tua energia finale, come tu devi muoverti, l'incarnazione. Il 2 di denari. Allora, nei prossimi giorni l'amore ti chiama alla vittoria del cuore, a essere indipendente a livello emozionale, alla difesa di ciò che senti, anche ad avere una seduzione potente ma consapevole. Questo 6 di bastoni è l'amore che entra con successo e riconoscimento. Per esempio, chi ti ha nel cuore o chi è già parte della tua vita ti nota, ti osserva, ti ammira, ti desidera. Se sei single, qualcuno ti guarda con occhi pieni di intenzione, di ammirazione, magari con gesti piccoli, però chiari. Se sei in coppia, qua il tuo magnetismo fa vibrare di nuovo la relazione qua e tu inizi a percepire che il tuo fuoco è apprezzato, è riconosciuto. Cioè, questo è il primo segnale, l'amore ti celebra prima ancora di agire. Sappiamo che l'amore si poi manifesta in una persona piuttosto che un'altra, ma è l'amore il protagonista, no? E questo 9 di bastoni qua si entra nella soglia della difesa. Mi dice che questo 9 di bastoni è la consapevolezza dei confini. Chi ha qualcuno nel cuore, se tu hai qualcuno nel cuore, potrebbe percepire delle tensioni. Cioè qua devi affermare cosa vuoi, senza farti travolgere da dubbi, va bene? Se hai già qualcuno nel cuore. Se invece sei single, l'amore ti chiede di difendere la tua energia, cioè non correre verso chi sembra attratto, ma osserva chi rispetta la tua forza. Questa carta ti insegna che la resilienza attira rispetto e desiderio. E poi abbiamo il diavolone, cioè qua c'è attrazione, c'è desiderio, tentazioni, passioni segrete o dinamiche di gioco, di potere, cioè se sei singolo qualcuno potrebbe avvicinarsi in modo molto intrigante, però un po' ambiguo. E che cosa fa l'amore in questo caso con questa persona qui? L'amore ti sfida a riconoscere cosa vuoi veramente. Se sei single, eh? Se sei in coppia, il diavolo ti parla di passione nascosta, di pulsione, di erotismo, ma ti ricorda anche di non perdere la centratura, cioè il fuoco è tuo, non della paura o del controllo. E qual è il mito che entra qui, l'archetipo? È della tentazione trasformata in energia creativa. Se la gestisci bene, questa qui diventa fuoco che alimenta l'amore vero. Magari fatti il rituale erotico della Kundalini per le emozioni che provi, no? Lo trovate tanto sul canale. Questo paggio ai denari mi porta a movimento concreto, messaggi, offerte, possibilità di incontro, un dialogo vero. Cioè, se sei singolo arriva qua qualcuno con intenzione e rispetto, ma che vuole capire prima di dichiararsi, mi spiego? Se sei in coppia, qua vedo dei progetti, delle nuove idee insieme, dei piccoli gesti concreti che partono da stabilità, da sostegno. E qua qual è il tuo gesto sciamanico che devi fare? Osservare e accogliere senza farti travolgere. Capire chi
ha davvero intenzione di investire nel tuo cuore. Questo è il gesto che devi fare. E questo due denari mi parla di equilibrio e danza tra amore e vita quotidiana, cioè non tutto è lineare. Cosa devi fare? Devi bilanciare desiderio e impegni, emozioni e relazioni. Cioè, se sei single, qua l'amore ti chiede flessibilità, apertura, senza perdere la centratura, capito? Se invece sei in coppia, qua serve armonizzare le esigenze e il tempo. Cioè, giocare con leggerezza e fiducia. Qual è il gesto sciamanico che devi fare? Fluttuare con grazia. Lasciare che tutto si sistemi mentre tu resti centrata o centrato e radicato, capito? Questo che ti sta per accadere non è qualcuno che ti completa qui, ma è un amore che ti incontra mentre tu sei forte, mentre tu sei radicata, radicato, passionale. Quando il cuore sa difendere ciò che ama e il fuoco pulsa con gioia consapevole, allora l'amore non può fare altro che arrivare, mi dice la stessa. Capito? Fondamentalmente io qua vedo che qualcuno veramente ti osserva con grande ammirazione, eh? Sì, si avvicina. Io vedo che qua qualcuno potrebbe provare a insinuarsi con fascino, ma tu starai bene attenta o attento e vedrai chi merita il tuo fuoco, capito? Qua devi affermare chi sei, senza paura di perdere l'altro, ok? Questa è la prova che rafforza il legame, cioè chi ti ama davvero rispetta i tuoi confini. Quindi devi stare centrata o centrato, non reagire impulsivamente, ma proprio respirare e sentire la tua energia radicata. Questo diavolone mi fa pensare molto perché qualcuno ti desidera veramente intensamente, Però la cosa non è del tutto chiara, mi dicono le carte. Per esempio, se sei singolo potresti sentire questa attrazione per qualcuno intrigante, seducente, con energia potente, magnetica, però il diavolo ti sfida allo stesso tempo e ti dice riconosci il desiderio, ma mantieni la centratura, capito? Cioè, qua il mito entra in gioco in questo modo, questa energia va trasformata. La tentazione deve diventare fuoco creativo. Ehm, E infatti, se lo fai in questo modo, questo paggio di denari porta delle risoluzioni importanti. Ci sono dei gesti concreti che un approccio elegante, ponderato da parte di qualcuno e dei gesti che portano fiducia e stabilità, capito? Cioè devi fluttuare poi con grazia, mi dicono. Vediamo un po' che ti dice questo diavolone. Comunque chi entra in questo campo. Cioè in questi giorni tu sai che succede? Che tu sentirai che qualcuno ti sorride quando nemmeno te ne accorgi, capito? Cioè qua c'è proprio qualcuno che sospira pensando a te, questo qualcuno sta aspettando il momento perfetto per farsi avanti. Cioè, io vedo che tu lo percepisci, lo senti nel petto, proprio quel brivido che dice sta succedendo qualcosa, capito? Quindi perché io ti vedo continuare a celebrare la tua energia, questo devi fare. E devi difendere ciò che ami senza paura. E accogliere chi ha intenzioni vere, va bene? Vediamo un po' cosa ti dice. Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Qua c'è una persona disperata per te. C'è una persona, o è una persona che non stai sentendo, però io qua vedo che la cosa è molto sottile. Vorrebbe essere tutto per te, non metà di qualcosa. Vediamo. Ah, per le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto, all'info box. Con te posso essere autentico e ci sarà autenticità qua, Autenticità.
Sono scappato per paura che mi lasciassi. Qualcuno è scappato per paura che tu lo lasciassi, oppure non si sentiva degno di te. Oppure qualcuno che... Come si interpreta questa carta dai segnali sottili? Questa persona ha paura del tuo rifiuto. Però tu, come ti ho detto anche prima, l'amore ti porta queste energie che sono propedeutiche per te affinché tu accolga chi ha vera intenzione, non abbia paura di perdere, tu capito? Perché ti vedo con energia fortissima e quindi c'è anche una sfida con chi si sente orgoglioso davanti a te qua, no? C'è questa necessità di sentire il tuo fuoco dentro, non mercanteggiare nulla, accogli quello che arriva senza perdere la centratura. Cioè, quello che ti sta per accadere nei prossimi giorni in amore non è qualcuno che ti completa, ma è un amore che ti incontra mentre tu sei forte, mentre tu sei radicata, mentre tu sei passionale. Cioè, il tuo cuore deve saper difendere ciò che ama, capito? Sì. Fammi mettere una specifica con questo 6 di bastoni. Qua abbiamo la torre. Allora, sta cosa mi dice che l'amore arriva con una scossa, una rivelazione che ti prende quasi alla sprovvista. Per esempio, se sei single, qua entra qualcuno nella tua vita come un fulmine. Non è un arrivo tranquillo questo che ti aspettavi, tranquilla, no. Uno sguardo che ti gela, ti accende allo stesso tempo, un messaggio improvviso, un incontro inaspettato. Questa persona ti osservava da lontano, ma ora si fa vedere senza filtri, ti sfida a reagire. Questo è l'inizio di una storia che non puoi controllare, e proprio questo lo rende irresistibile. Se sei single, se sei in coppia, un po' di attenzione perché la torre scuote le fondamenta del rapporto non per distruggere, ma per portare alla luce tutti quei dettagli nascosti che sono composti dalle paure e dai desideri non detti. Qualcosa che sembrava stabile potrebbe traballare. Questo è una verità improvvisa, magari, che ti obbliga a guardare la relazione con occhi nuovi. Cioè qualcuno potrebbe comportarsi in modo inaspettato. Oppure qualcosa che pensavi chiaro e saldo si rivela diverso. La torre a livello mitico è una scossa necessaria. Tutto ciò che è fragile o illusorio crolla per fare posto al vero. Quindi quello che succede in questi giorni è che quel qualcuno che pensavi magari fosse distante o che non avresti notato, cioè, boom, eccolo lì, all'improvviso, con uno sguardo, un gesto che ti fa capire qua succede qualcosa di importante. Ecco perché il 6 di bastoni è proprio la vittoria di questa cosa, cioè arriva uno scossone, poi questa fierezza da parte tua, questo sono scappato per paura che mi lasciassi, magari è successo questo poco fa con qualcuno, adesso ti senti vittoriosa, arriva un'altra persona che è la stessa. Fatto sta, qual è il gesto sciamanico? Oscillare tra danza, nella danza tra questi eventi, capito? Allora, quindi, quello che ti sta per accadere in amore è un viaggio potentissimo e trasformativo. La torre scuote le certezze, ogni scossa porta consapevolezza, verità e successo. Questo diavolo ti riaccende la passione, magnetismo, ricordandoti però che il fuoco non va mai represso, ma trasformato in energia creativa. Ve lo dico sempre con il rituale erotico della Kundalini, no? E poi il paggio dei denari mi parla di messaggi, possibilità reali. Chi vuole entrare nel tuo cuore si mostra con sincerità e intenzione. E questo due denari chiude questo cerchio invitandoti a una danza leggera tra emozioni e vita quotidiana, senza però perdere la centratura, capito? Quindi che tu sia single o abbia già qualcuno nel cuore, che cosa fa l'amore per te in questi giorni? Ti incontra mentre sei forte, quindi arriva e ti incontra se sei forte, consapevole, radicata e capace di difendere ciò che conta e di lasciare entrare solo ciò che è vero. Capito? Quindi, ragazze mie ragazzi, io non aggiungo nient'altro e concludo qui e ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!